La storia della musica è fatta anche di accenti, di vocali che diventano consonanti, come è capitato a Giovanni Battista Lully, diventato Jean-Baptiste Lully. L'anagrafe lo vuole italiano, è nato a Firenze nel 1632, ma la storia della musica lo battezza inequivocabilmente francese, perché è in Francia che ha fondato letteralmente il teatro musicale francese, condizionando per 30 anni la vita di corte, sia sul piano della danza sia sul piano teatrale, da dominus assoluto delle scene teatrali. Una vita da romanzo quella di Lully, cominciata in terra medicea e terminata al cospetto del più potente sovrano che l'Europa del Seicento abbia mai conosciuto. La fortuna di Lully nasce da un rapimento. Ha solo 14 anni il giovane Giovan Battista quando incontra una singolare delegazione in viaggio a Firenze nel 1646. Sono gli eredi del duca di Guisa. Lully è un giovane di 14 anni che sa stare in scena, sa recitare, sa suonare il violino, ma soprattutto sa parlare italiano, che era una lingua ambitissima nelle corti internazionali. Quindi, con l'assenso della famiglia, il giovane Lully viene spedito in Francia a fare il garçon de chambre presso la nipote del duca di Guisa. Quello che Lully trova in Francia al suo arrivo non è ancora il mondo di Versailles, la reggia sarebbe stata inaugurata soltanto nel 1683, ma è comunque una delle corti più sfarzose ed esagerate dell'Europa. Al centro di questo mondo, come in un sistema solare, brilla l'astro di Luigi XIV, il re danzatore, un sovrano che aveva fatto della danza la sua arte di riferimento. Si dice addirittura che dai 7 ai 27 anni si sia esercitato almeno 2 ore al giorno, in passi di danza che erano preclusi alla maggior parte degli artisti dell'epoca. Si dice addirittura che il Re Sole fosse in grado di saltare e di intrecciare i piedi 2 volte prima di toccare terra. Naturale quindi che la danza fosse l'arte di riferimento, ma non soltanto su un piano estetico. La danza era il modo con cui il Re Sole imbrigliava i corpi dell'aristocrazia e gli spettacoli teatrali in cui la danza era la protagonista assoluta erano il grande specchio in cui la nobiltà poteva riflettersi. La carriera di Lully decolla quanto più la sua orbita si avvicina a quella del Re Sole. Raramente abbiamo assistito nella storia della musica a un sodalizio, a un'unione così profonda tra un regnante assoluto come era Luigi XIV e un artista, tanto più straniero come Lully. Lully diventa impresario, compositore, coreografo, il primo di Francia. Dal suo giudizio passano tutti gli spettacoli proposti alla nobiltà del tempo. Ma la sua stella si interrompe in maniera imprevista e drammatica, proprio a causa del Re Sole. Nel 1687 Lully dirige un Te Deum di ringraziamento per festeggiare la guarigione da una lunga malattia di Luigi XIV. All'epoca il direttore dell'orchestra batteva il tempo con un pesante bastone che terminava con una punta molto acuminata. Lully, nell'enfasi della direzione, sbatte il bastone, ma anziché colpire il pavimento, colpisce il suo piede. La ferita sul piede è subito giudicata in maniera molto severa dai medici, che gli consigliano
di praticare la soluzione più drastica, tagliare il piede e poi la gamba. Ma la cancrena avanza e Lully non prende una decisione. Dopo 3 mesi di atroce agonia, Lully muore nel 1687. È la fine di un compositore che da Firenze, dall'anonimato assoluto, è riuscito a scalare rapidamente tutti i gradini della società nel paese più potente del XVII secolo. La forza di Carnaval, ripresa in prima mondiale dalle telecamere di opera streaming, non sta nella storia, in una trama narrativa, ma in tante scene che Lully prende dal suo teatro, dalla tragédie lyrique, dalla comédie lyrique, dalle commedie musicali pensate e scritte a 4 mani con Molière e anche da personaggi che appartengono ai luoghi comuni tipicamente seicenteschi, i turchi, i musici italiani. Insomma, è un grande carnevale dell'umanità che continua a sedurci a distanza di più di 3 secoli e mezzo, dandoci con un codice estetico moderno la vertigine della storia. Opera streaming in the heart of opera.